Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi cercherò di riassumere in massimo 20 minuti tutte le possibilità di guadagno di rendita passiva che abbiamo utilizzando l'exchange di Binance. Ovviamente ho fatto dei video dedicati più specifici per ogni singolo metodo, ma quest'oggi voglio riassumerli brevemente, ovviamente dopo la sigla. Andiamo a vedere adesso quali sono i metodi di guadagno che ci permette di utilizzare e di avere Binance. Se non avete un account e avete voglia di registrarvi, potete trovare il referral link in coda a questo video, altrimenti all'indirizzo binance.com potete fare una registrazione autonoma senza referral link. La prima possibilità di guadagno che voglio portare alla vostra attenzione è il launch pool, che potete trovare una volta che avete fatto l'accesso. Vicino alla scritta Binance c'è questo quadratino, cliccate e andate fino in fondo dove trovate Launchpad. A questo punto vi apparirà il launch pool di Binance. Per partecipare al launch pool solitamente bisogna possedere BNB o BUSD all'interno di Binance, andare a mettere in staking per l'appunto BNB o BSD o la criptovaluta che ci viene richiesta e andremo a farmare il token o la cripto che ci darà Binance. Ad esempio adesso sta lanciando ATA, quindi vedete qua in verde farming. Volessimo fare il farming di ATA, basterebbe andare qua su BNB, nel caso possedessimo BNB, mettere in staking. Come vedete noi possiamo mettere in staking una quantità sufficiente di BNB e andare poi ad avere le ricompense nel token ATA. Possiamo anche utilizzare per questo farming, vedete che il simbolino è lo stesso, ATA, questo è il simbolo lo stesso, questo anche, questo qui anche. Noi possiamo usare BNB, DOT oppure BUSD per andare a ottenere ATA come ricompensa. Quindi anche in questo caso per tenere BNB, DOT o BUSD ferme nel nostro portafoglio possiamo metterle in staking e ottenere questa criptovaluta. Molto utile utilizzare il launch pool prima che una criptovaluta, un token venga listato, così da avere appena per il listing già un piccolo quantitativo di criptovaluta nel caso volessimo venderla. Il secondo metodo di guadagno passivo che vi voglio mostrare si trova andando alla voce Finanza e cliccando su Binance Earn. Non appena atterriamo su questa pagina di Binance Earn possiamo andare a selezionare una ricerca più specifica. Ad esempio la prima che ci viene destinata è monete popolari. Se noi clicchiamo qua sopra possiamo mettere consigliato per principianti e abbiamo tutte queste criptovalute che noi possiamo andare a mettere in staking flessibile con ad esempio su DAI 4,53% stimato. Volendo noi possiamo anche fare una ricerca ancora più specifica, ad esempio selezioniamo BNB e cosa vedremo? Vedremo tutte le possibilità di rendita passiva su BNB. Abbiamo lo staking, abbiamo il Vault, abbiamo il Launchpad con ATA. Facciamo la prova anche con USDT e anche qua abbiamo risparmi fissi, 5,48% in 14 giorni, 5,31% in 7 giorni e risparmi flessibili 2,8%, flessibile perché possiamo ritirarli in qualsiasi momento. E questi sono i guadagni che vengono chiamati garantiti. Quindi in questa pagina vi fa una sorta di resoconto dettagliato sulle possibilità che abbiamo per andare a guadagnare all'interno di Binance Earn. Qua sotto abbiamo di nuovo un altro resoconto un po' più in bella vista, un po' più in grande, dove possiamo andare a fare il saving, lo staking bloccato, il launch pool, BNB Vault o lo staking di Ether 2.0. Cliccando ad esempio su Savings si apre questa schermata che viene chiamata Binance Savings e abbiamo tre possibilità di guadagno: risparmi flessibili, risparmi bloccati e le attività. I risparmi flessibili sono quelli che ci danno una rendita un pochino più bassa perché rispetto agli altri non abbiamo dei vincoli di tempo per lo staking delle nostre criptovalute. È semplicissimo da utilizzare, basta ad esempio andare su TKO, cliccare trasferisci. Qualora avessimo una quantità sufficiente di TKO nel nostro wallet spot potremo andarla a inserire all'interno
e andare a mettere in staking le nostre criptovalute, in questo caso TKO, con un API del 4,27%. Attenzione, perché qua purtroppo c'è scritto API 7 giorni 4,27%, ma non vuol dire che questo interesse lo prenderete in 7 giorni, è sempre un interesse annualizzato. Questi interessi, come ben sapete, oramai sono variabili, quindi possono aumentare ma anche diminuire. Prendiamo ad esempio BUSD, che dà il 2,23% annualizzato per 1000 coin. Vuol dire che depositando 1000 token di BUSD noi andremo a ottenere il 2,23% variabile se teniamo per un anno intero i nostri risparmi. Ovviamente sono risparmi flessibili, quindi possiamo andare a prelevare in qualsiasi momento. Qua sotto invece abbiamo degli interessi un pochino più alti perché andiamo a bloccare le nostre criptovalute in 7 giorni, 14, 30 o 90. Come vedete, andando su 90 giorni l'interesse variabile è un pochino più alto. Le attività sono delle cose extra che vengono appunto chiamate attività, sono spot, non sono sempre le stesse interessi, le stesse valute, le stesse attività che dobbiamo fare, ma bisogna un po' seguirlo, ogni tanto spunta sempre qualcosa di nuovo. E come vedete RIF 20% analizzato, durata 28 giorni. Spostiamoci ora sullo staking bloccato, torniamo quindi alla pagina di prima, clicchiamo su staking bloccato, visualizza altro e ci porta su questa pagina. Come abbiamo visto prima, in questo caso gli interessi sono ancora più alti perché andiamo a bloccarli 15, 30, 60, 90 giorni, ma utilizziamo, non sono dei risparmi bloccati, ma sono proprio dello staking. Come ben sapete, alcune criptovalute utilizzano come consenso la proof of stake e noi in questo caso andiamo a far parte della convalida di questo algoritmo della convalida dei blocchi, dando in blocco ad esempio Matic per 15, 30, 60, 90 giorni, noi bloccando un quantitativo, il importo minimo è un Matic, a noi supponiamo di mettere 100 Matic, andiamo a depositare questi 100 Matic all'interno dello staking, faremo parte del protocollo di consenso per andare a risolvere i nodi della blockchain e in questo caso gli interessi sono molto più alti. Le criptovalute che supportano lo staking bloccato all'interno di Binance sono veramente tantissime. Cliccando su Espandi tutte ci sono 61 criptovalute proof of stake che noi possiamo utilizzare. Supponiamo di voler depositare Matic, bloccarla per 15 giorni, clicchiamo su Metti in staking ora e abbiamo la possibilità di inserire il quantitativo di Matic all'interno dello staking, minimo un Matic, massimo 210 Matic. Abbiamo la data dello staking, il periodo di interesse, un giorno vuol dire che dopo 24 ore che abbiamo inserito i nostri Matic nello staking riceveremo le prime ricompense. Lo stesso per il riscatto, noi clicchiamo sul riscatto e dopo 24 ore ci verranno ridate all'interno del wallet spot. Il launch pool abbiamo visto come primo metodo di guadagno, clicchiamo ora su BNB Vault. Cliccando su BNB Vault noi qua possiamo andare a inserire, ovviamente come dice la parola, i nostri BNB all'interno di questa rendita passiva. L'algoritmo di Binance, una volta che noi andiamo a inserire BNB, distribuirà il nostro quantitativo in base alle ricompense di risparmio, ricompense launch pool, altre ricompense e a fine periodo noi otterremo, depositando i nostri BNB, una rendita diversificata per questi 3 metodi di guadagno. È una funzione molto comoda, ma i rendimenti sostanzialmente sono un pochino più bassi rispetto ad andare a mettere le nostre criptovalute nelle ricompense di risparmio flessibile, launch pool o altre ricompense in modo separato. Infatti, come potete vedere, l'APA stimato è dello 0,67%. Andiamo a vedere adesso lo staking di Ethereum 2.0. Clicchiamo su Visualizza altro e ci ritroveremo su Binance Staking at 2.0. La prima cosa da tenere in considerazione è che noi andremo a bloccare Ethereum per at 2.0, ma non sarà un risparmio flessibile. Infatti, se andiamo nelle FAQ, quando possiamo riscattare Ethereum, gli ETH in staking non possono essere riscattati finché le shard chain non saranno completamente implementate. Ciò significa che il tuo Ethereum rimarrà in staking durante la fase 1 fino al suo completamento. Se andiamo qua sopra, possiamo vedere il tuo staking non può essere riscattato durante la prima fase, che potrebbe richiedere più di 2 anni.
Comunque noi andiamo a mettere in staking Ethereum e andiamo ad ottenere in cambio, con un rapporto 1 a 1, un token che viene chiamato BET. Questi BET, quindi Binance Ethereum, ottengono una rendita su Ethereum 2.0, come potete vedere da questo grafico. Un altro metodo di guadagno per una rendita passiva, ne ho parlato proprio ieri in un video, ve lo lascerò comunque incollato all'interno di questo video. Bisogna andare su Finanza e cliccare su Liquid Swap. Una differenza sostanziale rispetto alle liquidity pool che possiamo utilizzare su PancakeSwap, SushiSwap e via dicendo è che mentre quest'ultimi sono decentralizzati, ovviamente i liquid swap di Binance sono centralizzati, ovvero c'è un ente dietro che è Binance che regola questi swap. Un vantaggio enorme per chi utilizza i liquid swap di Binance ovviamente è per quanto riguarda la sicurezza, perché alle spalle come ecosistema abbiamo proprio Binance con tutte le sue protezioni e assicurazioni del caso. Questo exchange, essendo tra i più potenti al mondo se non il più potente, per poter vincolare e svincolare le nostre criptovalute all'interno degli swap non ci fa pagare alcuna fee. A svantaggio rispetto liquidity pool della DeFi, gli interessi non sono elevatissimi come negli DEX decentralizzati, ma sono comunque molto interessanti. A seconda dei momenti delle quotazioni possono arrivare anche oltre al 50% annualizzato. Per poter accedere facilmente ai liquid swap dobbiamo fare ovviamente l'accesso, dobbiamo aver verificato i nostri documenti, andare in alto e cliccare su Finanza, andare in fondo su Liquid Swap, clicchiamo col tasto sinistro e ci ritroviamo sulla Binance Liquid Swap, scambia i token del pool istantaneamente e guadagna ricompense. Anche se centralizzato, non è altro che un vero e proprio liquidity pool. Per partecipare a questa pool si può ovviamente fornire liquidità, quindi prestando le nostre criptovalute, fornendo liquidità proprio come nei DEX, quindi noi andiamo a mettere un quantitativo, lo stesso quantitativo di 2 criptovalute all'interno di questa pool, noi le mettiamo a disposizione di utenti che stanno dall'altra parte, che hanno bisogno di appunto liquidità, di scambiare eventualmente una criptovaluta per un'altra utilizzando i nostri fondi. Normalmente si utilizza un liquidity pool per lo scambio perché hanno delle fee veramente bassissime, in questo caso non è presente neanche lo slippage. E soprattutto cambiare in una liquidity pool, in un liquid swap, non vi ha alcun spread rispetto allo scambio negli exchange. E se noi abbiamo delle criptovalute ferme nel nostro wallet che non abbiamo intenzione di venderle e magari di holdarle, qui possiamo metterle a rendita, quindi possiamo prestarle per queste liquidity pool e ottenere un rendimento che non è per niente male. Ad esempio possiamo avere il 61,13%, 25%, Doge e Tether 49,91% annualizzato. Questi rendimenti, come sappiamo, sono variabili, quindi non aspettatevi di ottenere il 61,13% ad esempio fino a fine anno, perché variano in base alla domanda e all'offerta e ad esempio anche quanti swap vengono fatti effettivamente all'interno del pool. Questa percentuale può diminuire ma anche aumentare ovviamente. Su alla voce pool possiamo vedere tutte le pool disponibili con le varie coppie dove possiamo andare a inserire la nostra liquidità, possiamo aggiungere, riscattare oppure scambiare. Per aggiungere liquidità, ad esempio, vogliamo aggiungere alla pool Doge e Bitcoin per un 25,38%, si va su aggiungi. Arrivati a questo punto andiamo a inserire le quantità sia di Doge e Bitcoin che andiamo a inserire nel liquidity pool e diamo l'ok. E quindi noi in quel momento stiamo aggiungendo liquidità, fornendo liquidità a questo sistema di Binance. Nel caso avessimo già aggiunto Doge e Bitcoin e volessimo ritirarlo, basterebbe andare su rimuovi. La cosa bella di questo liquidity pool è che noi aggiungendo liquidità non abbiamo vincoli, possiamo sia aggiungere che rimuoverlo in qualsiasi momento. Come vedete abbiamo 3 modalità per aggiungere liquidità, possiamo aggiungere Doge e Bitcoin, normalmente nei DEX si va ad aggiungere una coppia di criptovalute, Binance aggiunge anche la possibilità di inserire solamente Doge, solamente Bitcoin oppure nella modalità standard aggiungere Doge più Bitcoin in questo momento.
Ovviamente, a parte gli interessi, il vantaggio di aggiungere la coppia completa, quindi in questo caso Doge più Bitcoin, alla liquidity pool ci permette di avere 0 commissioni. Aggiungendo una coppia, quindi ripeto Doge e Bitcoin in questo caso, bisogna inserire la stessa quantità a valore delle due criptovalute e non in quantitativo di token ma a valore, devono avere lo stesso valore. Una volta che abbiamo aggiunto liquidità possiamo andare a vedere sulla mia quota le partecipazioni. Ovviamente adesso ho 0 e 0 perché sto simulando e non ho ancora inserito un ordine nella liquidity swap. Andando dalla parte dell'utente che ha bisogno di fare uno swap e quindi non dalla parte di chi presta liquidità, noi possiamo andare su Liquid Swap ed è veramente semplice, possiamo scegliere una valuta, ad esempio BUSD, in questo caso supponiamo di avere BUSD e vogliamo swapparla con ad esempio Bitcoin, inseriamo la quantità e diamo ok sul Liquid Swap. In questo momento noi andremo a scambiare i nostri BUSD con BTC senza pagare uno slippage, senza avere uno spread. La fee per fare uno swap è bassissima, ma mi pare che sia dello 0,004%. Quanto riguarda i rischi di utilizzare un liquidity swap di Binance, ovviamente sono i rischi classici di un exchange, quindi può essere hackerato oppure può chiudere, ma quello è soggetto a qualsiasi tipo di exchange o di DEX che vogliamo utilizzare. E per quanto riguarda il liquidity pool è possibile anche andare incontro all'impermanent loss. Anche per oggi siamo arrivati alla fine del nostro consueto appuntamento, spero che questo video sia stato di vostro gradimento e sia stato di facile comprensione. Vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto ed unirvi alla nostra community Telegram per farci compagnia e fare due chiacchiere insieme a noi, ovviamente anche per darvi un supporto più diretto e veloce rispetto alle risposte che vi posso dare nei commenti a YouTube. Ciao, a domani!